Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro, solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, qual è l'evento che è in arrivo. Come vi insegno sempre, gli eventi sono enti, entità, spiriti, no? Quindi quale spirito sta bussando alla tua porta in qualità di evento. Andiamo poi a vedere la sfera in cui questo evento si manifesta, dove avverrà, amore, lavoro, vocazione, corpo, anima, famiglia. Poi andiamo a vedere il significato spirituale e karmico di questo evento, cioè il messaggio spirituale che questo evento porta con sé, può essere una lezione, una guarigione, cosa vuole insegnarti lo spirito. Poi andiamo a vedere come relazionarci a questo evento, cioè il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, no? Poi andiamo a vedere la presenza invisibile che ti accompagna, un alleato invisibile, può essere un antenato, un archetipo, una forza, il tuo spirito guida. Poi andiamo a vedere la sintesi poetica e la visione futura, quindi come può trasformarti questo evento, dove può portarti, cosa puoi diventare, ok? È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ok? Allora, vediamo, Toro. Cosa ti sta per accadere? Toro, cosa ti sta per accadere? Allora, prima carta, l'evento in arrivo. L'evento in arrivo. Seconda carta, la sfera in cui l'evento si manifesta. Terza carta, il significato spirituale e karmico di questo evento. La risposta sacra da offrire, cioè come il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, no? Come rispondere a questo evento. Qual è la presenza invisibile che ti accompagna? Un alleato? Qual è? E poi vediamo la sintesi poetica, la visione futura. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere l'evento. Una nuova ispirazione. C'è il paggio di bastoni qua. Allora, mi dice che arriva una nuova ispirazione, una proposta, un incontro. Questa è una scintilla, ok? Qualcosa o qualcuno ti fa sentire vivo, viva, curiosa. Qualcuno o qualcosa ti fa sentire desiderosa o desideroso di muoverti, di creare, di agire. Qua il paggio di bastoni non è ancora azione piena, ok? Ma è un messaggero del fuoco. Cioè qua mi dice che il desiderio bussa, la passione cerca il suo spazio, può essere un'idea che ti arriva tramite qualcuno, oppure un flirt, oppure una possibilità di creare, di fare qualcosa. Qualunque cosa sia, questo evento ti mette in contatto con una parte viva, giovane, creativa di te. Questo mi dico. Andiamo a vedere la sfera in cui si manifesta. Il 2 di denari. Questo è più che altro un bivio interiore. È un bivio interiore, la sfera in cui si manifesta è un bivio interiore. Perché il 2 di denari parla di oscillazione qui. Cioè, come si dire, vuoi ma non sai se puoi. Senti il fuoco ma temi di perderti. Allora, questo evento, comunque, che sono i denari, qui si manifesta nella sfera della gestione della vita concreta, va bene? Sfera della gestione della vita concreta. Quindi può trattarsi di una scelta lavorativa, di un'opportunità da integrare questa opportunità in una sorta di equilibrio già fragile, però che ti entusiasma.
oppure di un incontro che ti scombina un po' la routine. Mm? Quindi può essere in amore, se parliamo di flirt o di un incontro, una possibilità nuova, però è un po' instabile. Nel lavoro può essere che è un progetto creativo che ti tenta, però richiede un salto. E a livello di corpo, qua, di corpo tuo, senti il bisogno di muoverti, di cambiare dei ritmi, di rinnovarti. Va bene? Qualcosa si accende qua, mi dicono. E andiamo a vedere adesso il significato spirituale e karmico di questo evento. Va bene? Vediamo. Boom, accipicchia, si fa molto serio qua, la regina di spade. Qua il messaggio si fa serissimo, direi quasi solenne. Cioè la regina di spade qua ti parla di verità, di discernimento, però anche di solitudine che ha insegnato molto a te. Qua ti parla di una solitudine che ti ha insegnato molto. Cioè questo evento che arriva per farti tagliare ciò che non ti serve più, che sono le false sicurezze, le maschere e i compromessi. Il paggio qui accende e la regina decide cosa vale veramente il suo fuoco. Cioè non basta sentire il desiderio, va onorato con coerenza. Quindi a livello di spiritualità profonda, qua, a livello di messaggio karmico, impari a dire di no, non solo agli altri, ma impari a dire di no anche alle tue paure. Ok? Forte, fortissimo. Andiamo a vedere come approcciarsi a questo evento. Qua c'è la grande sfida tua, il 4 di coppe. Qui si rivela una grande sfida per te, perché il 4 di coppe parla di apatia, di rifiuto del dono, la coppa che viene offerta però tu non la guardi, no? Paura del cambiamento fondamentalmente. Allora, mi dice qui che ti è già stato offerto qualcosa. Nella realtà o nel sogno, ti è già un'intuizione, ti è stato già offerto qualcosa, ma potresti non riconoscerlo o non ritenerlo abbastanza, alla tua altezza. Questa carta dice anche questo: ciò che ti viene dato ora è diverso, ma è profondamente giusto per te. Allora, come devi approcciarti a questo evento? Non chiuderti. Apriti a ciò che non avevi previsto. Lo so che è difficile per i segni fissi, o il toro, l'acquario, ma ti dice apriti a ciò che non avevi previsto. Per quanto riguarda un aspetto amoroso e relazionale, dice che l'amore non sarà come lo aspettavi, però sarà vero. Mi dice che un progetto lavorativo qua non sarà sicuro, ma sarà fertile. Perché? Perché la tua anima sa già cosa deve fare. Adesso vediamo la presenza invisibile, chi è, come ti aiuta, ok? Wow, boom, 6 di bastoni, wow. Guarda, il tuo spirito guida in questo processo è la tua stessa anima vittoriosa. Cioè il 6 di bastoni qua è il trionfo interiore. È il ritorno alla fiducia, il riconoscimento. Cioè ti viene detto, se segui il fuoco, sarai sostenuta. Se ascolti il desiderio, troverai riconoscimento. Qua c'è un alleato invisibile che ti incoraggia, che ti fa per te, che ti vuole vedere splendere. Questa carta è come se dicesse, con queste carte qui, non deludere la tua stessa luce. Mi spiego? Sì. Vediamo qual è la sintesi poetica, la visione futura, no? La prendi la cosa, pianificazione, mi dicono. Allora, la visione futura è la scelta finale, il 2 di bastoni è visione, pianificazione, cioè il mondo in mano, no? E c'è anche una certa tensione tra il noto e l'ignoto, tra il conosciuto e lo sconosciuto. Qua hai un mondo tra le mani, però puoi ancora scegliere di restare dietro la finestra, ok? Cioè, che faccio? Qua c'è un fuoco che arde con questo evento. Allora, che cosa fai? Hai il coraggio di seguirlo, ti dice? Cioè,
ci sono diversi ambiti nella vita quotidiana, ti do diverse implicazioni pratiche. Per esempio, nel lavoro e nella vocazione, qua c'è un'idea, una chiamata, un progetto creativo che può nascere o tornare. Allora richiede adattamento questa cosa ed è portatore di gioia e di riconoscimento. Allora ti dice non ignorare ciò che ti accende. Perché? Perché è il tuo vero guadagno quello. Se parliamo di relazioni e d'amore, o ambedue, sia relazioni amore che lavoro e vocazione, allora perché mi parla della vita, la gestione pratica quotidiana, dove ci sono anche le relazioni, noi ti do tutte le sfumature. Allora, a livello di relazioni e d'amore, qualcuno potrebbe risvegliare in te una curiosità nuova. Allora potresti chiederti, ma mi basta questa cosa? La risposta è questa. Se ti accende, sì, devi aprirti, ti dice. Se ti accende. A livello di spiritualità e corpo, no? Qua vedo che è un periodo di scelta tra restare nella mente o dare spazio all'istinto, al cuore. Qua il tuo cuore ti chiede movimento, cambiamento, danza, sensualità, proprio per uscire fuori da una certa apatia. Muovi il corpo, no? Vi dico sempre fate le sequenze fluide, muovete il corpo, sfidate i vostri limiti e vedrete che si aprono tutte le possibilità. Allora, la domanda che ti faccio è: cos'è che stai rifiutando per paura che non sia abbastanza? Che cosa? Scrivimelo nei commenti oppure nel tuo quaderno rituale, ok? Come state facendo già migliaia di voi. Che cos'è che stai rifiutando per paura che non sia abbastanza? Magari salvati il video perché appena arriva l'evento ti ricorderai di questa stesa. Allora chiediti: com'è che posso rispondere al mio desiderio con coraggio, con apertura? Che cosa posso fare per rispondere in questo modo? Cioè, cosa devo lasciare andare per far nascere il nuovo in me? Sì, c'è questo evento di desiderio, di passione. Vediamo cosa ci aggiungono i mini tarocchi. Paggio di bastoni. Sì, l'otto di bastoni mi parla di comunicazioni veloci che arrivano, c'è molto movimento, un evento che ti porta un po' a destabilizzarti un po' a livello non destabilizzarti, come dire, come ti ho detto prima, a sconvolgere un po' la tua routine quotidiana. Comunicazioni, qualcosa che ti porta ad accendere il tuo desiderio. Due di denari. Quattro di coppe, vedi qua ti vedo di nuovo apatica o apatico. C'è qualcosa che guarda, la sfera in cui... Allora, se segui questa cosa, vai dritta verso la felicità. Comunque poi ti faccio un riassunto con tutte le specifiche. Voglio vedere ancora. Regina di spade, sette di bastoni. Qua devi proprio lottare per difendere con discernimento quello in cui credi. Il quattro di coppe. Qua abbiamo un re di bastoni. Qua probabilmente... Io qua vedo che tu devi incarnare la leadership in questo momento. È possibile che sei rimasta... Qua c'è una leadership tua che a volte si spegne e questo evento la porta a riaccendersi, questo mi dicono. Quindi rispetto a come puoi darti all'evento, guarda anche ciò che reputi che non è abbastanza, perché c'è una cosa sacra in quella cosa che reputi non abbastanza. Prendila con decisione, mi dicono, ok? Vediamo ancora su due di bastoni, 5 di denari. Hai paura qua a prendere la decisione, c'è della paura a prendere la decisione, paura di mancanza, il senso di indegnità. E se lascio questo che succede? Il conosciuto per lo sconosciuto, che succede? C'è questo senso di indegnità qui. Allora guardami, sì, cioè ascoltami, ti riassumo. Allora, qua c'è un evento in arrivo, un messaggio infuocato e questa volta non c'è tempo da perdere. Cioè il paggio di bastoni parla di un'ispirazione nuova, un progetto, un incontro, un desiderio, e l'otto di bastoni lo rende urgente questa cosa, inarrestabile, rapido. Cioè l'evento arriva come un segno del destino, forse anche una serie di eventi concatenati, boom, 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 che portano a un'accelerazione improvvisa. Può essere una proposta, un innamoramento, un'opportunità che non avevi previsto, che sta correndo verso di te. Preparati, ti dice. Però qui c'è la prima vera tensione,
interiore, cioè il 2 denari è la danza dell'equilibrio, ma anche quella della confusione, no? Il 4 di coppe qua mostra che potresti non riconoscere il dono. Mi parlano di che non riesci a riconoscere il dono, oppure a temere che porti questo dono, questa cosa, un'instabilità nel tuo quotidiano. Allora, tipo, ma io sono pronta, ma sono pronto, ma è il momento giusto, posso permettermi questo desiderio? Cioè queste domande sono tutte mentali, rischiano di chiuderti. Per esempio, in amore potresti ignorare una connessione reale per paura di destabilizzarti. Nel lavoro potresti... Cioè nel lavoro io qua vedo un'opportunità che cambia le regole, però ti dà la vita, ti dà vita. Ok? Cioè devi sapere questo, se ti sta scomodo, questa cosa che ti arriva, se ti sta scomodo, se abbatte un po' i tuoi luoghi comuni, se ti destabilizza un po', è proprio ciò che ti serve. Ok? Questa è la tua prova di fuoco spirituale. La regina di spade ti chiede lucidità, il 7 di bastoni dimostra la difesa, la lotta, la sfida, cioè stai proteggendo la tua zona sicura da qualcosa che in realtà è la tua stessa espansione. In questo caso la vita ti sta chiedendo: vuoi continuare a difendere ciò che conosci o iniziare finalmente a vivere? Il senso karmico qui è liberarti dal controllo e dalla freddezza che hai usato per proteggerti e aprirti, anche se ti scombussola. E qua che succede? E qua l'apatia del 4 di coppe incontra il fuoco regale del re di bastoni. Cioè la risposta sacra non è... Cioè la risposta sacra qua è questa: riaccendi l'audacia. Anche nel dubbio, ma riaccendi l'audacia. Apriti all'azione, dai una possibilità a ciò che non avevi previsto. Permetti al fuoco di passare attraverso la noia, la chiusura, la delusione e affermati. Cioè questo re è il tuo fuoco sovrano, è la parte di te che non chiede il permesso per desiderare, desidera, va e se lo prende. Ok? Smetti di dubitare di te, il riconoscimento è già in arrivo, tu devi solo non sabotarlo questo riconoscimento. E quindi il 2 di bastoni della visione ampia, no? È la tensione tra due mondi, e il 5 di denari rivela proprio la ferita profonda che ti fa avere questa tensione, la ferita dell'indegnità, del rifiuto, della perdita. Qua il passato ti ha insegnato che desiderare troppo porta a delusioni, ma una grande stronzata, scusami il termine, lo sai quanto ci lavoriamo sul canale su questo, no? Per questo adesso temi che osare significhi perdere, cioè se oso perdo. No, questa volta è diverso, te lo dico io. La tua anima vuole scegliere il fuoco, anche con il rischio di bruciarsi. Ok? Perché questo ti darà vita. È successo. Per esempio, altre implicazioni pratiche, no? A livello pratico di vita, perché 2 denari è vita pratica, potrebbe essere che in amore potrebbe arrivare un incontro passionale inatteso, oppure il riaccendersi di una relazione spenta a livello sensuale. E qua c'è la paura di essere delusa che ti frena. E il momento qua mi dice di rischiare un po' di più. Apriti a messaggi, a dichiarazioni, a gesti spontanei, non razionalizzare. A livello di lavoro e realizzazione, qua c'è una nuova ispirazione creativa, oppure una professionale, no? Che bussa alla porta. Allora potresti avere paura che non sia sostenibile per te, però è proprio questa spinta che ti fa crescere. Quindi smetti di pensare a cosa perderesti e inizi a immaginare cosa potresti creare. A livello di corpo, di spirito, perché qua vedo un'apatia che è uscita 2 volte, no? Questa stanchezza e apatia sono delle difese contro il desiderio, e te lo sottoscrivo. Questa apatia sono, ripeto, difese contro il tuo desiderio. Cioè, qua mi dice: fai qualcosa che ti accende, torna a sentire, perché qui in questa stesa il fuoco è la medicina. Allora, un'altra domanda ti faccio, potentissima. Dov'è che stai continuando a scegliere la sicurezza anche se ti spegne? Dove? Perché qua state scegliendo la sicurezza anche se vi spegne, apatia. E arriva questa cosa che invece vai, vado, ok? Ok, vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli.
Saggezza e amore, certo. Successo nei progetti, onori, buone collaborazioni, hai accesso al cuore spirituale, cioè la carta di compimento. Successo nei progetti, onori e buone collaborazioni. Qua hai accesso al cuore spirituale, qua tu servirai il tuo fuoco. Servirai il tuo fuoco, mi dicono. E ci sarà una trasmutazione potentissima. Trasforma la tua vita in un capolavoro divino, aiuto negli studi, evoluzione spirituale. Questo è un evento che trasformerà la tua vita in un capolavoro divino. Bellissimo, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo con tutto questo fuoco. Mi raccomando, praticate, consapevolezza, passione e dedizione al vostro fuoco. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!